Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto nel titolo, abbiamo e stiamo provando a mettere le prolunghe, tra parentesi, anche se non mi piacciono, all'Uina 1583, la pala gommata dell'Uina. Per quale motivo? La pala gommata dell'Uina purtroppo non ce la fa a caricare neanche il Volvo A40G della Double Hobby. Ve lo faccio vedere. Questo è il nostro Volvo, vedete ragazzi. Purtroppo la pala gommata, che lei con le prolunghe già montate, faccio vedere, va a appoggiare la bena con la sua massima altezza del braccio qui sopra, per cui non può inclinare la bena e far scaricare il materiale. Tempo fa un'azienda, la 3D Special Part, mi diede, presi questo qua, adesso faccio vedere ragazzi, questo carrellino con il display, e mi regalò le prolunghe per questo mezzo. Purtroppo ho visto già altri mezzi con queste prolunghe, davvero non mi piacevano per niente, proprio erano, cioè, zero, zero, zero. Oggi, guardando un video su YouTube, naturalmente girato lì e prendo spunto anche da YouTube, ho notato queste prolunghe. Ho ripreso le mie in mano e ho detto, aspetta un attimino, faccio una cosa. Le prolunghe che hanno stampato loro non sono semplici barrette da mettere dove c'è il perno, tirare in avanti e avere questa, diciamo, questa sorta di proprio lunghezza brutta, estetica, ma bensì hanno stampato la prolunga in questo modo, vedete? E va a prendere da questa parte fino a qui il braccio del nostro mezzo, lo va a bracciare, si va a unire per poi allungarsi di circa da qui a qui di circa 5 cm per dare per agevolarci a scaricare il mezzo, a scaricare la terra nel nostro mezzo. Come avete visto, purtroppo le prolunghe sono di questo giallo particolare e non rispecchiano per niente il mezzo, ma le ho dato una bilanciatina, se avete notato sono leggermente più scure, ma non sono eccelse come vorrei. Allora, adesso facciamoci una panoramica generale e poi vi faccio vedere il funzionamento. Se noi ci avviciniamo, ok, abbiamo una piccola lunghezza di 5 cm che allunga la nostra bena. Se fosse lo stesso colore neanche si noterebbe la prolunga, perché non storpia più di tanto il nostro mezzo, cioè rimane ancora bello. Adesso sto pensando di trovare questo colore, è difficile, boh, non lo so, farle nere o grigie un pochettino per staccare un po', sono troppo così, però possiamo che esce così ragazzi, tanto come andrà la sabbia si potranno rovinare. Adesso andiamo a guardare una cosa. Adesso colleghiamo la batteria, io sto cadendo mentre camminavo, e vi faccio vedere, grazie a questi 5 cm più in lunghezza, i benefici. Prima di questo vi faccio notare una cosa. Quando mi hanno spedito il kit non capivo il perché avessi tanti di questi, per cui queste cose sono nient'altro che le prolunghe da aggiungere nella parte centrale per far inclinare più o meno la nostra bena, per cui io avevo messo questa che era molto più bella e molto più spessa, purtroppo non mi faceva inclinare la bena, questa troppo lunga mancava poco e mi bloccava il tutto. La media mi funziona benissimo, speriamo che regga, tanto la sua forza deve fare su e giù, per cui in questo modo regge, non deve piegarsi in questo modo qua. Adesso facciamo una cosa, mi date il tempo di collegare la batteria, azionare tutto, che ho messo questa qua da parte, che sarebbe la parte che fa muovere la bena su e giù e sopra, perché devo conservarla, dobbiamo naturalmente tenerla, perché se dovessimo mai tornare indietro smontando il kit dobbiamo farla funzionare, per cui adesso io metto un attimino la batteria, ok ragazzi, e adesso facciamo una bella cosa, accendiamo il nostro telecomando e ok, funziona. Allora, vantaggi di queste prolunghe più o meno simpatiche, non mi piacciono, ok, non mi piacciono, però mi aiutano dove mi servono, cioè, allora, parte numero 1, alzando tutto il nostro levamento e andando avanti leggermente con il nostro mezzo, guardate, come già possiamo notare che prima, quando io inclinavo questo così, prima togliendo i 5 cm, vi faccio vedere come rimaneva, ok, rimaneva così, per cui io non potevo fare nient'altro
perché il mezzo naturalmente arrivava fino a qua, sbatteva e la bena rimaneva così. Quindi se io dovevo mettere la bena giù, vedete, stavo piegando ma non ce la facevo, ok? Adesso, avendo questi 5 cm in più, guardate quanto sono più alti, ragazzi, vado leggermente avanti, piego giù la bena, guardate raga, cioè ho scaricato tutto il materiale. Vabbè, questo si poteva ovviare facendo una rampa. Bastava che vi costruivate voi una rampettina semplice in salita o con la sabbia, con la terra o con il legname, e si poteva ovviare a questo problema. Ma una cosa che a me personalmente dava molto fastidio è questa. Guardate un attimino. La pala gommata, dato che io non ho un bulldozer, la usavo per spianarmi le strade, ok ragazzi? Quando io andavo giù, la pala gommata tutto piano, ok, mi rimaneva così. Adesso faccio vedere, ok, circa 1-2 cm di altezza dal pavimento, per cui per spianare dovevo fare questo, e in molti video lo vedete, dovevo puntarmi i denti giù e tirare all'indietro. Una cosa bella che adesso, come ho fatto con le più lunghe, abbiamo una bena in piano, guardate ragazzi, guardate, io vado fino a terra e se dovessi sforzare, cioè alzo anche il mezzo ragazzi, capito? Cioè guardate ragazzi, io alzo anche il mezzo, qui sotto, guarda, ci sta questo. Di conseguenza io, avendo di 5 cm, ho questo vantaggio nel poter spianare tranquillamente la mia terra, la mia pavimentazione e quanto altro, cosa che prima non potevo fare. Cosa che dicevo, rompevo le scatole a tutti, avrei voluto fare con l'L260H, il Volvo della Double Hobby. Scusate se a volte vedete questo riflesso, ma è la luce qua sopra che mi dà fastidio, sicuramente con la GoPro crea questo riflesso strano. Quella pala gommata lì della Double Hobby andava giù in piano perfettamente, per cui potevo allisciare tranquillamente in un senso o nell'altro, cosa che non potevo fare con questa. Ma adesso se noi ci avviciniamo veramente e guardiamo questa, finalmente posso farlo anche io. E come vi ho detto e vi ripeto, altri mezzi, anziché avere questa lavorazione fatta così, avevano solo queste barrette da un punto all'altro e facevano praticamente schifo. Non dico che sono bellissime naturalmente, però per adesso, che dato che non posso avere una pala gommata idraulica e non posso, ho lei, e grazie a 3D Special Part che mi ha inviato questi pezzi qua, posso fare questo. Cioè veramente sono contento. Togliamo il fatto colore che in qualche modo risolverò, ma sono veramente contento, veramente, perché posso avere due livelli, scaricare, scusate mi sono inceppato, nel dumper. Penso che non ce l'ho, ma possa scaricare anche in età mia e posso spianarmi la terra livellandolo come fosse un bulldozer, e questo veramente mi rende felice perché posso togliere quel difetto che va a questo mezzo. Detto questo ragazzi, dopo questa giornata che praticamente guardate, il cielo fa schifo, però guardate come si vede bene, bellissimo, e questa nuova giuntura che mi ho fatto, mi sa che facciamo un test ragazzi, non finiamo così il video, un test, dai, dato che non voglio portarla a mano, con una mano sola, vedete, metto così e andiamo, perché guardando mentre stavo per salutarvi ho visto un po' di sabbia laggiù. Secondo voi non lo testiamo? Andiamo a testarlo. Allora, abbiamo un po' di sabbia, arriviamo. Prima cosa che ci interessa è spaccare la sabbia, ok? Allora, andiamo un pochettino. Per cui, ve l'avete visto, non ha creato nessun problema. L'ha tranquillamente presa, non ci ha, diciamo, non si è rovinato. Vediamo che tu non sto così forzando. Forse è più possibile, se deve rompere si rompe subito. No ragazzi, bella benata, bella piena. Adesso facciamo finta che mi interessa qui, ok, non so per quale motivo sembra anche più equilibrata come baricentro, non sapete ragazzi. Allora facciamo finta che la metto qua, questa
è come se fosse più, nella guida la sento più fluida. Ok, la metto qua ragazzi, la scarica tutta. Ok, quello che mi interessava a me era spianare la terra. Guardate come va giù, guardate come va giù, mamma santa, guardate ragazzi, adesso ok, sto esagerando, perché comunque sono in salita e il mezzo sta faticando. Dove avete in piano un attimino, mi metto in piano ragazzi, Sì, è quel gioco che mi dà fastidio, però non mi rovina troppo il mezzo. Allora, in teoria, questo deve essere il piano, ok? Io abbasso la bene di fiato, così non troppo per alzarmi le ruote, ok? Vado avanti. No, ho sbagliato, inclino un pochettino. Cioè, ragazzi, super top. Ha lisciato in una maniera tremenda, super top. Scarica anche bene, raga, scarica anche bene. No, sono contento, sono contento. Finalmente, grazie alla mosca, sono contento, dai. E magari faccio qualche rifinitura in nero, se via un pochettino, per fare un po' di stacco, un po' di nascondere un po' il giallognolo, ma ci sta. Detto questo ragazzi, ringraziamo te di Special Part per questa prolunga, mi piace, è fatta veramente bene, anche abbastanza resistente, fatta in PTG. E vi ricordo di iscrivervi, lasciare un commento e like e ci vediamo alla prossima. Ciao grandi!